Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Erika ed oggi vi porto con me ad esplorare Torino e le sue bellezze. Ad inizio di settembre ho fatto un viaggio di 4 giorni in questa splendida città ed in questo video vi racconto com'è andata la prima giornata. In questo viaggio eravamo 2 persone con un budget di 250 euro a testa e siamo riusciti a rimanerci parecchio vicino, divertendoci e senza rinunciare a nulla. Appena arrivati in città ci siamo diretti verso il centro e lì ad accoglierci abbiamo trovato queste due meravigliose statue che rappresentano la Dora ed il Po, i due principali fiumi di Torino. Abbiamo proseguito verso la piazza San Carlo, una delle più belle piazze della città, dove si affacciano le chiese di San Carlo e di Santa Caterina. Al centro si può ammirare il monumento chiamato Cavalet Bronze, dedicato al duca Emanuele Filiberto. Purtroppo c'era un grosso evento in preparazione che non ci ha permesso di ammirare questa piazza al meglio. Abbiamo proseguito fermandoci a visitare la Galleria San Federico, che ospita lo storico Cinema Lux. Ed è proprio qui che abbiamo fatto il nostro primo incontro con uno dei tanti mendicanti che bazzicano la città. Finora tu barboni, io barboni. Ma non ce l'ho. Solo 50 centesimi. Ma non ce l'avessi. Ce l'hai tu finora? No! Solo 50. Uscendo da un lato di Galleria San Federico, siamo così arrivati alla nostra prima destinazione, Piazza Castello. Centro storico per non vedenti. Qui ci siamo fermati all'ufficio del turismo per acquistare i biglietti dei mezzi per 3 giorni a prezzo scontato grazie alla Torino Piemonte Card. Ne abbiamo approfittato anche per fare un pranzo veloce prima di andare verso il nostro appartamento per fare il check-in. Lungo il percorso ci siamo soffermati ad ammirare la Fontana Angelica ed il monumento a Ferdinando di Savoia, che adornano la verdissima piazza Solferino. Dopo aver fatto il check-in nel nostro appartamento ed esserci dati una rinfrescata, abbiamo preso uno degli storici tram di Torino per tornare verso il centro. Questo primo pomeriggio di viaggio lo abbiamo dedicato a visitare la Mole Antonelliana e il Museo del Cinema che è allestito al suo interno. La Mole Antonelliana, simbolo di Torino, prende il nome dal suo costruttore Alessandro Antonelli, che ne iniziò i lavori nel 1863, ma non poté vederne la fine, avvenuta soltanto nel 1900. Con i suoi 167,5 metri di altezza, la Mole è uno degli edifici più alti in Italia e la costruzione in muratura più alta d'Europa. Dall'ultimo restauro, avvenuto nel 1996, la Mole ospita al suo interno il Museo Nazionale del Cinema, dove abbiamo potuto apprezzare esposizioni di ogni tipo.
Si parte dalle prime macchine fotografiche agli strumenti cinematografici nella loro evoluzione, sino a vere e proprie esposizioni interattive. Nel museo sono presenti set cinematografici, pezzi di scenografie da film famosi, locandine, stampe e foto, oltre ad una serie di attrezzature curiose da vedere e da provare. Al centro della mole è possibile vedere ed utilizzare lo scenografico ascensore panoramico, che permette di arrivare fino ad un piccolo tempio posizionato sopra la cupola a 85 metri di altezza. Da lì si può ammirare l'intero panorama sulla città di Torino.
Ciao!